Ciao a tutti, ben ritrovati. Eccoci alla seconda gara dell'anno, il trofeo Jelasi Tuned, sempre sulla pista di Leno. Questa volta i partecipanti sono 35 rispetto al trofeo Capricorn, una ventina in meno. Alcuni piloti pro non sono venuti, ma ne sono venuti altri, quindi il livello resta comunque veramente molto alto e sarà comunque durissima. Le finali questa volta saranno composte da 10 piloti in finale diretta più 2 che risalgono dal bump up, a differenza della scorsa volta che erano 8 più 2. Quindi, dato che la scorsa volta sono andato in finale C per un soffio, il mio obiettivo è andare in finale B diretta e poi cercare di fare il bump up per andare in finale A. La grossa differenza questa volta è che la gara si svolge in monogomma, cioè parco chiuso, gomme uguali per tutti e senza additivo. Sinceramente sono un po' preoccupato perché l'ultima volta che ho gareggiato senza additivo era il 2019 all'Europeo in Francia e oltretutto non conosco neanche le gomme che si useranno in questa gara perché solitamente uso un altro marchio, quindi temo che sarà più tosta del solito. A sorpresa invece, dopo il turno di controllate per fare il reseeding, per comporre le qualifiche, ho il 10° tempo, quindi per una volta potrò giocarmela nella manche di qualifica dei top 10. No, 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 perché le qualifiche vengono fatte da 9 piloti e quindi rimango fuori dalla prima manche per mezzo decimo, cioè praticamente niente. Vabbè, poco cambia, era solo una soddisfazione mia personale per una volta correre con i mostri e confrontarmi direttamente con loro. La classifica delle qualifiche rispetto a quanto si usa fare di solito non sarà a punteggio, ma sarà come si faceva parecchio tempo fa, solo con la miglior prestazione. E la Q1 si svolge a sabato pomeriggio, nel tardo pomeriggio. La temperatura ha già iniziato a scendere, il sole è calato, quindi potrebbe essere già una buona manche a differenza del solito quando la manche buona è quella della domenica mattina, la prima. Abbiamo sbagliato completamente la partenza, siamo partiti ultimi e adesso speriamo di non trovare traffico.
stata una buona qualifica, 11° tempo a 5 decimi della top 10. Sinceramente non ho fatto la qualifica della vita, ma non ne ho molto di più. Non ho avuto problemi di sorpassi, doppiaggi, quindi il mio tempo è sincero. E niente, nelle 2 qualifiche di domani dovrò cercare di dare il tutto per provare a migliorare quel poco che mi manca per entrare nella top 10 e andare in finale a diretta. La domenica al risveglio ci accoglie con una sgradita sorpresa, la pioggia. Stranissimo, le previsioni non davano acqua se non fino a sera o tardo pomeriggio. E niente, quindi il programma di gara slitta e per dare tempo alla pista di asciugarsi viene eliminata un turno di qualifica, anziché 2 se ne farà solo uno. E la pista dopo un paio d'ore è asciutta, ma sicuramente non è più a livello di grip del giorno precedente. Quindi col fatto che conta solo la miglior prestazione, penso che ormai i giochi siano fatti, ma in ogni caso la disputeremo per vedere appunto in che condizioni è la pista. Anche fossimo in una situazione normale, è chiaro come sia più giusta la regola della classifica a punti, perché altrimenti ci si riduce sempre a fare la miglior prestazione nell'unica manche buona, che solitamente è quella della mattina presto o della sera tardi, e se succede qualcosa, va male qualcosa in quelle 2 qualifiche, praticamente si è tagliati fuori, le altre sono sostanzialmente inutili. A maggior ragione in questo caso, anche con la pioggia la manche avrebbe fatto storia a sé, avrebbe assegnato normalmente i punti e quindi avrebbe avuto un senso. Comunque ci proviamo lo stesso. Comunque lì è... Comunque l'ha presa quel tipo di San Potella, che si è messa alla borsa. Ma la pista non va malissimo, dai, è leggermente scivolosa ma il grip c'è, pensavo peggio, però comunque a sensazione non sarà mai veloce quanto la qualifica di ieri. E stavolta cerchiamo di partire per primi e niente, è uscito primo Gandin ma va benissimo così, sicuramente non mi farà da tappo, anzi io devo sfruttare questa occasione per cercare di stargli dietro e farmi tirare.
Oh, non sta andando affatto male, anzi, lui sta leggermente allungando, a occhio e croce mi prenderà 1-2 decimi a giro, ma dato che la sua prestazione è sicuramente da top 10, è buono, è buono. Ho sentito lo speaker che ha chiamato il best lap di Gandini in 14,2 e questo mi ha confermato che la pista è più lenta di ieri perché si girava sotto il 14. Quindi niente, purtroppo anche se sto facendo una bella qualifica non servirà a migliorare, peccato. Rotto, motore rotto, KO. Peccato perché andava parecchio bene e non ha dato neanche nessun segno di cedimento, si è rotto di colpo. L'unica cosa positiva è meglio adesso che in finale. Questo è il risultato definitivo delle qualifiche. Come previsto è valso solo il primo turno del sabato e nessuno ha migliorato nell'ultimo turno post pioggia. Chiudo 11° a 5 decimi dalla top 10. Che sfiga sto weekend. Prima faccio 10° nelle controllate e bisognava essere top 9 per finire nella prima batteria. Adesso faccio 11° e bisognava essere top 10 per andare diretti in finale A. Pazienza, resettiamo subito tutto, non pensiamoci più. Adesso pensiamo solo alla finale dove voglio fare la top 2 per andare in finale A. Ah, sento i meccanici che iniziano a dire che sta piovendo, anche qui in video non si vede ma non sta piovendo neanche poco. Vabbè, mettiamola giù e vediamo cosa succede. No, inizia a venire giù proprio tanta acqua, non ci credo, proprio adesso che stiamo partendo. Non si sta già più in strada, guardate come scivolano le macchine, non girano. Niente, hanno chiamato gara sospesa, si rientra e si aspetta, vediamo se smette. Purtroppo no, non smetterà. È venuto un forte temporale e la gara è stata interrotta. E dato che non c'era più il tempo tecnico per aspettare che la pista asciugasse, le finali B ed A non si sono svolte e le posizioni finali sono state prese sulla base della classifica delle qualifiche. Peccato, vinco quindi la finale B a tavolino, magrissima soddisfazione perché avevamo davvero tutte le carte in regola per giocarci il bump up e avrei voluto divertirmi in finale A. Pazienza. Ci vediamo alla prossima gara. Ciao!